Benvenuti nel video dedicato al collo a revers e precisamente ad una trasformazione. Vi ricordo che il programma TTCAD vi dà la possibilità di realizzare tantissimi infiniti colli a revers. Vi ricordo anche che c'è un video dedicato alla presentazione della pagina collo a revers di TTCAD L3. Vi consiglio di visionare quel video prima di questo. Per mostrarvi questo collo, e ve lo illustro già in questa immagine, ecco qua. Questo è il collo a revers che si presenterà a TTCAD spostando semplicemente la linea di piega, e questa è la trasformazione spostando semplicemente 3 punti. La differenza è l'ampiezza del collo a revers. Qui vediamo un collo molto ampio e qui un collo invece più piccolino, più sottile. Per dimostrarvi questo collo vado a selezionare un corpetto base. Vi ricordo che voi dovete selezionare il corpetto sul quale desiderate costruire il vostro collo a revers. Questo video ha solo scopo di mostrarvi la costruzione del collo e non tutto lo sviluppo del corpetto anche. Quindi vado a selezionare corpetto base, corpetto di tipo B, faccio doppio clic ed entro nella pagina misura. Vado a deselezionare il sormonto dietro perché non mi serve per la costruzione del collo revers e il sormonto davanti lo porto a 2,5 cm. Lo faccio un pelo più grande. Clicco applica ed entro nella pagina gestione parti. Seleziono. Nella gestione parti io mi trovo semplicemente il davanti e il dietro. Vado a selezionare la parte del davanti su cui voglio costruire il mio collo a revers. Qui dove ci sono le varie opzioni, vado a cliccare su colli e cappucci e vado a selezionare collo a revers, questo. Mi trovo nella pagina collo a revers. Molto importante, anche se nel video ve lo spiego bene quello precedente che vi ho detto prima, però lo ripeto perché è molto importante, queste due caselle dovete aver selezionato le parti che ci servono per costruire il collo e precisamente il davanti, e vedo che è selezionato il davanti perché è la parte che ho selezionato nella gestione parti. Molto importante è verificare che sia selezionato i punti esatti che mi indicano il giro collo. Nella finestra grafica vado a controllare, vedo che l'AB è il giro collo e vedo anche che è selezionato in blu. Il dietro, in questo caso, mi porta già il dietro che a me interessa ed è anche selezionato il giro collo, ma bisogna prestare molta attenzione perché se non è selezionata la parte giusta, qui c'è la freccetta e ci sono le varie possibilità. Perché se voi il modello, il collo a revers lo costruite in un secondo momento, che avete già costruito una manica o avete fatto altre opzioni, può essere che qui vi trovate sulla finestra grafica non il dietro, ma un'altra parte. Quindi è molto importante questo. Vado subito a cliccare aggiungi questo nuovo collo e il programma mi presenta già un collo a revers. Vado a modificare vado a modificare la linea del revers e precisamente vorrei che iniziasse 1 centimetro sopra la linea della vita, il punto della vita. Per fare questo utilizzo il mouse come se fosse un metro. Vi ricordo che cliccando e trascinando il mouse qui in alto vi compaiono i centimetri, lo spostamento. Per sapere dove posizionare la lettera K, devo sapere che distanza c'è dal giro collo di base, quindi questo, quindi vado a cliccare, vado verso il basso, dove ho la lettera I. In alto vedo qui la distanza che mi viene indicata 36,75. Vorrei che il collo a revers mi partisse 1 centimetro sopra, quindi a 35,75 e vado qui, l'inizio della piega. Seleziono e scrivo 35,7. Clicco applica collo selezionato in lista. La K va a posizionarsi dove ho deciso io. Lascio così tutto com'è e vado a cliccare su mostra anche collo piegato. Ed ecco qua che mi si presenta il collo ed è questo collo qui.
Per trasformarlo in questo ho la linea piega che è uguale, quindi alla stessa altezza. Vado a disabilitare, devo semplicemente spostare, vado a disabilitare anche le mostra parti originali e l'evidenza collo, così questa parte è più pulita. Devo per prima cosa il punto questo rosso, che è il punto D del collo ed è il punto B della giacca, spostarlo e lo sposto verso destra fino ad incontrare la linea, questa tratteggiata è quella del centro davanti. Per fare questo vado qui sotto dove ci sono i punti, seleziono il punto 2, mi compare un cerchietto, vuol dire che sto lavorando su questo punto e questo punto lo sposto verso destra con la croce. Qui sotto ho dei riferimenti. Mi dice che il punto, questo punto, si trova rispetto all'origine, dove era prima, 1 centimetro spostato verso sinistra e 1 centimetro spostato verso il basso. Vi faccio solo vedere con le freccette che se io vado, clicco 2 volte sul più, vedete che ho 0, 0 e se clicco 2 volte, anche qui l'ho portato alla sua origine, dov'era in realtà questo punto qui, prima che venisse trasformato dal programma in questo collo a revers. Lo riporto dov'era, ok. Questo lo voglio portare semplicemente a destra. Qui posso semplicemente anche contare i click in questo caso. Adesso si sposta di mezzo centimetro, ho fatto un click, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ha raggiunto il centro davanti. 7 click vuol dire 3 centimetri e mezzo. Infatti qui vedo che prima era meno 1, adesso è diventato più 2,5, quindi si è spostato di 3 centimetri e mezzo. Faccio la stessa cosa per il punto A. Il punto A, vado a selezionare punto 1 ed è il punto A. Anche qui conto semplicemente i 7 click. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Poi anche la lettera E. La lettera E è il punto 3. Sempre con la croce e con il doppio più, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Lascio momentaneamente il collo in questo modo e vado ad abilitare mostra anche collo piegato. Riuscite a vedere anche ad occhio che la parte del collo sopra è più ampia rispetto alla parte del revers. Potrei lasciarla benissimo così, ma se volessi che rimanesse un po' più piccola, disabilito mostra piega collo piegato, questa E la vorrei un po' più corta, quindi non faccio altro che di nuovo con il più che trovo nella croce a destra, faccio un clic, ne faccio anche un altro, ma secondo me ne basta solo un mezzo centimetro in meno. Posso anche vedere che misura ha questo linea ED. Qui ho la possibilità di andare a vedere su linea 3, linea 2. Linea 2 mi dice che è un segmento che sono 3 centimetri e 9, oltre a poterlo misurare. Vado di nuovo a mostra collo piegato ed ecco qua. Lo preferisco così. In questo modo, semplicemente spostando i punti, ho ottenuto questo collo rispetto alla partenza, che era questa. Qui ho un collo più ampio e qui invece si presenta più piccolo. Spero di esservi stata utile ai prossimi video. Ciao ciao!